bentornati su Black & Wire. Io sono Giorgia, lavoro da Astro e Fili di Metallo da molti anni e qui su questo canale trovate tutorial su questi argomenti. Oggi andremo a parlare di tessitura. Come già visto, su questo canale ci sono diversi tutorial dove si utilizza questa tecnica per realizzare i gioielli, ma spesso mi viene chiesto come fare delle tessiture fatte bene, belle, precise e compatte se si è alle prime armi. Allora, anzitutto, quando si fa pratica non vi preoccupate, è del tutto normale sbagliare e fare delle tessiture storte e brutte, questo è un passaggio che purtroppo dobbiamo affrontare tutti quanti. Ma fatta questa premessa, adesso ti vado a elencare 5 consigli per fare delle tessiture belle, perfette e compatte. Il primo consiglio che mi sento di darti è quello che sicuramente apprezzerai di meno perché richiede molta pazienza. Ogni volta che stai realizzando una tessitura devi tirare benissimo il filo più sottile. Quello va tirato in ogni singolo avvolgimento, deve essere ben teso quando lo vai a avvolgere. Oltre a questo dobbiamo aggiungere che va fatta una piccola pressione con le pinze piane ogni volta che si fanno nuovi avvolgimenti. Non in tutti gli avvolgimenti, ma ogni 4-5 passaggi probabilmente è necessario spingere la tessitura in modo che venga bella compatta e più resistente, perché se la tessitura è fatta bene la struttura intera acquisisce più robustezza. Il secondo consiglio spesso viene sottovalutato, ma è fondamentale sia per chi inizia che per chi invece ha già pratica con questa tecnica ma da un po' di tempo non la usa più e quindi deve riprendere l'allenamento. Sto parlando di fare delle tessiture senza lo scopo di dover creare un gioiello. Quindi prenditi 2-3 fili, 4 fili o anche di più e inizi a fare una delle tessiture che più preferisci oppure una nuova che vuoi imparare. Ti lascio qui il mio video dove parlo di alcune tessiture semplici, te lo lascio sia nelle schede che sotto nell'info box, e il tuo solo scopo in questo caso è quello appunto di allenarti a fare la tessitura precisa, carina, compatta senza pensare a gioiello. E questo è molto importante perché lo scopo di dover far gioiello ci distrae anche inconsapevolmente dall'azione che stiamo facendo e quindi dalla tessitura stessa. Come già ti ho anticipato, mi sento di dare questo consiglio anche a chi usa questa tecnica già da un po', perché io stessa mi sono ritrovata per qualche settimana o anche addirittura mesi non ho praticato la tessitura e quando ho ripreso in mano i fili mi sono trovata in difficoltà. Quindi molto semplicemente prendi i fili e inizia a fare le tue tessiture. Terzo consiglio: finché puoi lascia il filo attaccato alla bobina. Il primo motivo è perché in questo modo non ti dovrai preoccupare di dover aggiungere il filo alla tua tessitura, perché avrai a disposizione tutto il filo necessario e non ci saranno sprechi perché lo taglierai solo nel momento in cui avrai terminato il tuo lavoro. L'altro motivo importante è che in questo modo si creeranno meno nodi. Anzi, se riesci a lasciare la bobina a terra, meglio ancora, perché il filo sarà più teso e sarà meno probabile che si creino dei nodi fastidiosi che poi tendono sempre a spezzare il filo. Quarto consiglio: purtroppo non possiamo sempre lasciare il filo attaccato alla bobina e in questi casi ti consiglio di tagliare 80 cm, massimo 1 metro di filo. Questo perché il filo più è lungo e più si creano dei nodi e quindi è anche difficile da lavorare. Inoltre, quando vai a fare la tessitura stai sempre attento, quando il filo è tagliato, a non farti andare la coda del filo in faccia, perché è abbastanza pericoloso, quindi magari mettiti sempre degli occhiali trasparenti da lavoro. Mi raccomando, una cosa fondamentale è quella di sciogliere il nodo immediatamente appena lo vedi, altrimenti si fa sempre più piccolo, è più difficile da sciogliere e soprattutto si rischia che il filo si spezzi, quindi appena vedi un nodo scioglilo. Quinto consiglio: nel caso in cui abbiamo tagliato il filo, come abbiamo detto precedentemente, perché magari la nostra figura è stretta oppure stiamo lavorando su una tessitura con la figura chiusa, in questo caso, per evitare di rovinare il filo, quando andiamo a piegarlo per fare il nuovo avvolgimento dobbiamo lasciare un supporto in mezzo, così da evitare che il filo si pieghi e si spezzi, e lo lasciamo scorrere su questo supporto. In questo modo evitiamo lo stress al filo e quindi evitiamo che si spezzi.
Una cosa che faccio spesso per evitare che si creino dei nodi è quella di prendere il filo non dalla punta ma semplicemente da quella parte che sto lavorando, lo piego e lo faccio passare tra i fili di base. Con questo metodo mi trovo molto bene perché non devo andare a lavorare tutto il filo fin da subito, ma lo vado a piegare solo nel momento in cui mi serve. È vero che rischio di rovinare la prima parte che sto lavorando, però è quella che verrà posizionata per prima e quindi non rischio di rovinare il filo invece della lunghezza che mi servirà successivamente. Io spero di averti dato dei consigli che non conoscevi su questa tecnica, spero anche di averti invogliato a iniziare a provare se finora non l'hai fatto. Lascia un commento qua sotto, fammi sapere cosa ne pensi, oppure se vuoi aggiungere altri consigli per praticare al meglio questa tecnica. Lascia un pollice in su se questo video ti è stato utile, noi ci vediamo venerdì prossimo, sempre alle 14 qui su questo canale. Ciao!